Eccoci qui cari naviganti per proporvi un primer dedicato al Centurion, approfittando della disponibilità di Matteo Motrek Moraschi, un deck builder che fa dell'azione agro e dell'utilizzo smodato del verde il suo portabandiera. In un precedente video abbiamo trattato una delle regine del colore delle foreste, questa volta invece approdiamo ai colori Golgari, che di tanto in tanto fanno capolino nel formato con delle build strane, spesso concentrate sul cimitero e gli effetti di rianimazione. Qui invece, forse anche grazie a questo strano comandante, andremo a sfruttare un altro dei temi tanto cari a questo color pie, i segnalini, con meccaniche e strategie che abbondano, dandoci una consistenza invidiabile per affrontare al meglio il meta del momento. Questa volta vi parleremo di Skullbreaker, The Walking Grave. Abbiamo a che fare con una leggendaria che proviene da uno dei primi precostruiti dedicati espressamente per il Commander, precisamente nel set del 2011, portando in dote delle abilità che di vecchio in realtà hanno ben poco per il Centurion, ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con 2 mana specifici, uno nero e uno verde, abbiamo un elementale zombie con forza 1 e costituzione 1, rapidità e 2 abilità, che ben sinergizzano con le meccaniche dei segnalini. Nella sua prima abilità c'è: ogni qualvolta Skullbreaker The Walking Grave infligge danno da combattimento a un giocatore, metti un segnalino +1/+1 su Skullbreaker. Nella seconda abilità abbiamo: i segnalini rimangono su Skullbreaker mentre si spostano in qualsiasi zona diversa dalla mano o dal grimorio di un giocatore. Sulla prima abilità non ci possiamo scomporre più di tanto, effetto carino ma nulla di più, considerando quanti modi ci sono per diffondere segnalini +1/+1 su una o più creature, e tutto si limiterebbe a questo, se non fosse per la seconda abilità, che pone tutto su un altro livello. Non perdere i segnalini accumulati, se non con un bounce effect o meccaniche di rimescolo nel grimorio, ci offre un value, per un piano Voltron di tutto rispetto, senza contare la keyword rapidità, offerta apparentemente quasi per caso da questo inquieto zombie. Qualcosa di inaspettato, subdolo e estremamente pericoloso per i nostri avversari, questo Skullbreaker The Walking Grave, che non vede l'ora di riemergere dalla melmosità in cui ristagna per saltare alla gola dei nostri opponenti impreparati. Se le intenzioni di questo Skullbreaker The Walking Grave sono evidenti, con tutte le caratteristiche adatte per attaccare con efficacia l'avversario, con un effetto che lo ingrosserà ad ogni nostra azione, quindi è chiaro che dovremo superare le intemperanze del nemico, che si accanirà più e più volte sul nostro comandante. Complice il ruling e la possibilità di rimettere nella zona di comando il nostro elementale zombie, unito a un costo di cast fortunosamente ridotto, è chiaro che dobbiamo dotarci di molto mana per ricastare, presto e bene, il generale, nel caso venisse rimosso, e cosa c'è di meglio di qualche mana d'orc per rendere fluida l'azione, con Bird of Paradise, Elves of the Deep Shadow, Elvish Mystic, Funeral Elves e Llanowar Elves. Un pacchetto che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni e che nel verde ci offre il meglio in fatto di ottimizzazione del mana nei primi turni, in sinergia con l'ingresso di Skullbreaker, che presto o tardi diventerà ingestibile per qualsiasi opponente. Con un piano Voltron ben chiaro in mente, l'altra componente imprescindibile per rendere questo comandante un Caterpillar sono le spade presenti nel formato, dove sceglieremo il meglio: Shadow Spear, Word of Fist and Famine, Word of Fire and Ice, Sword of Sinew and Steel e Umezawa's Jitte, puntando a quelle più efficaci. Un nutrito pacchetto di elementi che lo possono anche rendere evasivo e resiliente a determinati colori, a cui affiancheremo una carta imprescindibile per fare male al nemico, Rancor, che con la sua capacità di ritornarci in mano, unita alla keyword travolgere, potrà farci svoltare più di una partita. Se dovessimo basarci unicamente sulla prima abilità del generale per incrementarne il numero di segnalini, avremmo ben poche chance di vincere di danni da comandante. Ecco perché infarciremo la lista con una serie di elementi in grado di aumentare il numero di +1/+1 su di lui, a partire da una serie consistente di creature: Drana Liberator of Monarchy, Gruma Skyclave Ravager, Loyal Guardian, Reina Last of Abzan, Rishar Pima Renegade e Sarof Realm Eater. Affiancare questo effetto degli ulteriori bittanti ci potrà fare sicuramente comodo, così da disperdere eventuali rimozioni puntuali, ma aggiungeremo per sicurezza altre tech con scopi simili, con Bowlon Idea e Yagyagu Wildcrafter, per supportare al meglio questa esigenza fondamentale per la riuscita del gameplay. Per dare ulteriore supporto a questa strategia per rimpinguare il comandante di segnalini, arrivano in nostro soccorso Elder Scale e Wielding Constrictor, che raddoppieranno la resa di tutti gli effetti, trasformando ben presto il nostro elementale zombie in una win-con inarrestabile. Con queste premesse potremo rimpompare in fretta le statistiche del nostro generale, ma per assicurarci che qualcuno dei suoi attacchi micidiali vadano a segno, è bene proteggere, magari a velocità instant, la sua azione. Per questo ci doteremo di qualche protezione specifica, con Blossoming Defense, Heroic Intervention, Ranger's Guile, Snake Skin's Veil, Venus of Vastwood e Guardian Augmenter. In alcuni casi si tratta di staple in uso anche in altri aggro deck, in altri casi uniremo effetti di protezione a pump effect che daranno un ulteriore boost all'efficacia dei nostri attacchi, accelerando ancora di più le nostre possibilità di vittoria.
Con un impianto così strutturato restano pochi slot per le carte di supporto, ma alcune scelte sono imprescindibili, come Death Rain Shaman e Scavenging Ooze, per un effetto anti-grave che potrà farci comodo, oltre a sfruttare nel caso della melma e le altre interazioni con i segnalini presenti nella build. Infine, visti i colori a disposizione, non ci facciamo mancare alcune stapole in questo color pie: Eternal Witness, Opposition Agent e Questing Beast, che potranno sicuramente giovare alla nostra azione, anche se non direttamente collegate al gameplay principale. In un mix complesso in cui cerchiamo di muoverci attorno alle abilità del nostro Skullbreaker The Walking Grave, è chiaro che necessitiamo di un comparto di supporto per fare in modo di non impantanarci nelle repliche dell'avversario senza colpo ferire. Innanzitutto dovremo dotarci di alcuni elementi di card draw e card selection, ma con Phyrexian Arena, Saivan Library, Night Whisper e Singing Blood mettiamo in conto di avere alcune opzioni papabili per dare consistenza alla nostra azione. Poi non possono mancare i tutori, che abbondano in questo color pie, con Worldly Tutor, Versage of a Queen, Diabolic Intent, Grim Tutor e Profane Tutor, spaziando da quelli dedicati alle creature a quelli generalisti, pronti a prendere quel che ci serve tra le varie tech presenti nelle 99. Considerando poi il color pie a disposizione e l'esigenza di avere campo libero per gli attacchi letali per il nostro generale, non ci faremo mancare un reparto removal di tutto rispetto, con il meglio del formato a partire da Abdur Decay, Assassin Trophy, Eliminate, Fatal Push, Go for the Trough, Heroes Downfall, Putrefy e Maelstrom Pulse. Non ci mancheranno anche le risposte permanenti scomodi che possono inibire la combat, così come un paio di creature, Murderous Rider e Reclamation Sage, che svolgono un doppio ruolo di rimozione bittante, che in un mazzo che punta a zerare i punti vita avversari non fa mai male. E visto che in fin dei conti spazzare via il board ripresentando subito dopo il generale ricolmo di segnalini non è un'opzione da disdegnare, inseriamo un contorno di vratte assortite tra The Mythbook Massacre, Damnation e Toxic Delage, giusto per assicurarci di portare a casa il risultato senza intoppi di sorta. Per rallentare l'azione dell'opponente o anche solo sfilargli dalla mano qualche risposta alle nostre giocate, inseriremo tra il 99 qualche scartino, tra Dures, Imtuturach, Inquisition of Kozilek e Tuxize, approfittando di quello che offre il nero sempre provvido di questi strumenti. Infine, per concludere questa sezione del mazzo, inseriamo un paio di carte modali, sempre utili in ogni occasione, Inscription of Abundance e Witherbloom Command, che tra l'altro offrono anche l'incremento di qualche segnalino su una creatura, preferibilmente se è il nostro elementare zombie. Un approccio solo all'apparenza semplice, quello ipotizzato per questo Skullbreaker The Walking Grave, che dal passato del formato EDH prova a proporsi come outsider del Centurion, con molte frecce al proprio arco da sfoderare tra i tavoli da gioco. La scelta di Matteo Motrek Moraschi di costruire una lista attorno a Skullbreaker The Walking Grave nasce dal tentativo di approcciare al formato Centurion in maniera non convenzionale, sfruttando diverse tech concentrate su un'unica carta. La possibilità non troppo remota di produrre un bittante grosso man mano che la partita va avanti, anche senza carte particolari o meccaniche complesse, ha ingolosito il player, che ha iniziato a sviluppare le caratteristiche di questo archetipo. Un mix tra un Voltron deck classico miscelato con diversi elementi che da un lato permettessero partite piuttosto veloci, con un generale non troppo esoso nel suo costo di cast, unito a un pacchetto di interazioni efficace, anche con l'assenza del blu. Una scelta sicuramente atipica quella di puntare su questo Skullbreaker Walking Grave, ma a giudicare dai risultati vincente e insolita per colpire insidiosi e beffardi gli avversari increduli. L'esperienza maturata da Matteo Motrek Moraschi nel pilotare questo Skullbreaker Walking Grave lo ha portato a costruire dei pattern di gioco differenti, assecondando l'avversario di turno, sia in base al piano di gioco proposto, sia alle minacce da affrontare. Tipicamente il costo di cast e le meccaniche offerte dal generale propongono un gameplay veloce e aggressivo, che vede gli accelerini e i pump effect al centro di un'azione che potrebbe colpire al cuore più di un opponente colto di sorpresa. Di fronte a uno scontro più agguerrito, la lista può, grazie ai bittanti di peso presenti tra il 99, trasformarsi in un midrange in grado di tenere testa alle interazioni, replicando a sua volta contro le minacce più ostiche grazie al pacchetto di scartini e rimozioni in grado di interagire con i diversi permanenti. Gli equipaggiamenti e le protezioni ci daranno poi modo di riproporre costantemente minacce difficili da bloccare continuamente, aprendoci la strada anche grazie a Skullbreaker e Walking Grave a vittorie fulminee, un elementare zombie che non ha nulla da invidiare a un serpente velenoso. Grazie ai consigli del nostro The Builder, proviamo ora a comprendere come questo archetipo basato su Skullbreaker The Walking Grave si posiziona nelle meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Verso gli aggro deck siamo di fronte a matchup bilanciati con percentuali intorno al 50-50, dove conterà molto chi riuscirà ad imprimere maggiore velocità al proprio piano di gioco, visto che abbiamo dalla nostra una curva mana leggermente più alta, ma con pezzi più incisivi.
Verso i combo deck, soprattutto quelli che riescono a velocità instant a costruire le proprie chiusure, siamo leggermente sfavoriti, intorno a 45-55 per gli avversari, visto che abbiamo dalla nostra un buon parco scartini e rimozioni, ma siamo sprovvisti di counter per replicare a determinate giocate. Verso i control deck siamo più in difficoltà, con una win rate intorno al 40-60%, ma molto dipende dal piano di gioco che riusciremo a costruire e dal tipo di interazione che l'avversario potrà proporre nei primi turni. Se sarà lento o scarso in risposte, sarà per noi una facile preda. Siamo di fronte a un archetipo che fonda buona parte del suo successo sulle mani iniziali, dove Skullbriar e Walking Grave è solo uno degli elementi in gioco e necessiterà sempre di un sostanzioso sostegno da parte delle restanti 99 per costruire al meglio le vostre vittorie. Nonostante Matteo Motrek Moraschi abbia lavorato parecchio alla costruzione di questa build, capeggiata da Skullbriar e Walking Grave, non si sente ancora pronto a concludere la fase di test e verifica del pool definitivo di carte che potrebbe entrare in questa lista. In parte la colpa di questa indecisione dipende dal numero considerevole di opzioni che possono a vario titolo finire tra le 99, tra rimozioni come Cast Down, rampini come l'Airline Prowler o tutori come nel caso di Sylvan Scrying, tutte in grado di migliorare determinate sezioni del mazzo. Ci sono persino alcune carte modali come Golgari Charm e Scale Viaits che ci possono venire in soccorso per la loro versatilità, ma anche in questo caso si tratta di capire cosa escludere nel mix delle carte già presenti per far posto a queste scelte. Teniamo conto che anche sul fronte dei ciccioni, pensiamo ad esempio a Verduros Girolk, di scelte capaci di sinergizzare al meglio con il nostro gameplay ne abbiamo molte, si tratterà sempre di provare, sperimentare, mettere in discussione la lista sia con le carte attuali che con le novità dei nuovi set. Insomma, attorno a questo Skullbriar e Walking Grave c'è ancora un cantiere in costruzione, come giusto che sia per una build così complessa e sfaccettata, che saprà darvi più di qualche soddisfazione visto anche il piano di gioco che sa offrire. Siamo arrivati alla conclusione di questo primer, ringraziamo Matteo Motrek Moraschi che ci ha dato la possibilità di parlare di un generale sconosciuto ai più, che emerge dal passato dei formati a 100 carte, ma non sembra affatto risentire degli anni che passano. Se vi piacciono i colori Golgari e volete sperimentare una build aggressiva e resiliente allo stesso tempo, questo Skullbriar e Walking Grave potrebbe fare al caso vostro, offrendovi tra l'altro molteplici possibilità di personalizzazione, soddisfacendo il gusto anche dei giocatori più esigenti. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube Centurion TV, il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guide alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea. Underground Sea è sponsorizzato da Car Market, il più grande marketplace d'Europa per le carte di Magic.